Come primo passo, andremo ad installare il programma. Rechiamoci nel link di Mega e scarichiamolo. A questo punto estraiamo il contenuto ed apriamolo. Ora avviamo il file.exe del video. Durante l'installazione, potrebbero verificarsi dei problemi dovuti all'antivirus. Per ovviare, possiamo bloccare momentaneamente l'antivirus, oppure, come nel mio caso, creare un'eccezione. A questo punto il programma si avvierà da solo. Nella schermata principale possiamo notare che al centro vengono visualizzati tutti i dischi rilevati, invece a sinistra ci sono tutte le funzionalità disponibili. Apriamo il disco danneggiato o da cui vogliamo recuperare qualche file eliminato. Quindi inizierà la scansione. Trovato il file o la cartella desiderata, possiamo anche stoppare la scansione. Ha rilevato 4 file. In alto a sinistra notiamo che i file sono divisi per tipologia e per posizione. Selezionato il file premiamo poi su Recover e successivamente scegliamo dove vogliamo salvarlo. Come vediamo si aprirà automaticamente la cartella di destinazione. Ecco qui! Tutti i file recuperati e funzionanti. Per sfruttare questa funzione, rechiamoci sull'apposita modalità e seguiamo lo stesso procedimento di prima. Selezioniamo il disco. Ora dobbiamo scegliere il formato del video che cerchiamo. Se non sapete che cos'è un formato di codifica, non importa. Procedete selezionando tutti i parametri. La scansione si avvierà e dovrebbe comparire il vostro video. Invece, per ripristinare un file corrotto rechiamoci nell'ultima opzione. Premiamo su Add Video e selezioniamo il video in questione. A questo punto, premiamo in basso a destra Repair. Il video è stato ripristinato correttamente. Premiamo infine su Salva e scegliamo la destinazione. Il video viene riprodotto correttamente. Vorrei ringraziarvi per la visione e spero che vi sia stato d'aiuto. Ma prima di lasciarci vorrei darvi un piccolo consiglio. Dopo aver fatto una scansione, il programma potrebbe crashare o bloccarsi. Per rimediare, assicuriamoci che il programma sia chiuso, e poi lo riandremo ad aprire dalla cartella d'origine. Per adesso è tutto. Alla prossima!